Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. È un modello in scala 1:8, l'edizione è a 7 e l'uscita è la numero 61. Andiamo subito a vedere i contenuti di questo nuovo invio. Per chi invece avesse piacere di dare lettura, oltre che guardare le immagini dell'interno del fascicolo, può avvalersi del video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi con tutto il cuore, e alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, ricordo che l'iscrizione è gratuita. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist, troverete altri modelli, non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Per questo montaggio avremo bisogno anche del numero 60, il montaggio che abbiamo fatto nell'ultimo invio. Qui andremo a procedere al montaggio della seduta anteriore, la quinta parte. All'interno troviamo 4 serie di viti, eccole qui. E tutte e 4 vanno avvitate nella plastica. Mi raccomando, non usate alcun tipo di lubrificante. Abbiamo lo schienale destro della seduta anteriore in gomma, imbottiture in spugna dello schienale, telaio dello schienale destro, plastica, dorso dello schienale destro in plastica. Qui in realtà non serve crearsi i filetti perché la plastica è molto tenera, però io, come sapete, preferisco farlo, soprattutto poi in questo pezzo qui. Aspettate perché non vedo la luce accesa dell'anello. Ecco, così. Dicevo, soprattutto in questo pezzo qui, dove dovremo mettere 2 viti TP e questa qui, ecco, si può avvitare in questa maniera, però non potendo andare in maniera, diciamo, perpendicolare alla vite, ai 2 fori, ho preferito crearmi il filetto anche qui. Quindi, una volta fatto questo, sono andato a prendermi 4 viti QP e le ho avvitate qui. Poi ho preso le viti KP e le ho avvitate qui. Infine ho preso le viti EP e le ho avvitate qui. Bene. Recuperiamo il blocco della seduta anteriore su cui stiamo appunto lavorando. Prendo questo pezzo, controllate che non ci siano sfridi di lavorazione intorno, altrimenti eliminateli. Ok,
Non stringete tutto fino in fondo, lo faremo dopo. Ricordatevi di mettere tutte le viti e poi controllare e stringere alla fine. È un po' scomoda, ma essendomi creato il filetto prima, in teoria dovrei avere meno difficoltà nell'avvitare la vite, e ovviamente devo prima inserirla nel foro sottostante, diversamente non ce la farò mai. Facciamo così. Controlliamo. Adesso possiamo stringere. Non lasciatelo troppo morbido al movimento, altrimenti poi il sedile, anche se non ci dobbiamo giocare, poi vi cade. Stringetelo quanto basta perché sia comunque abbastanza rigido. Bene, a questo punto prendiamo la seduta, o chiedo scusa, lo schienale, mettiamo la spugna all'interno, guardate il disegno della spugna che corrisponda allo schienale, rimuovo le viti QP, ok. Bene, e lo fissiamo. Alla fine rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 61 e poi ci salutiamo. Ok, adesso prendiamo questo, il dorso dello schienale, svitiamo le due viti EP se vi siete creati il filetto, altrimenti le sviterò soltanto io. Ripeto,
A parte questa vite TP che vi ho consigliato di crearvi prima il filetto così siete certi di andare diritti, le altre non servono perché la plastica è tenera, quindi si avvitano benissimo. Però io preferisco sempre farli per non perdere questa buona abitudine. Prendiamo il pezzo che avevamo trovato nell'uscita numero 60 e lo mettiamo così, chiedo scusa, così, con i due puntini qui. Adesso ve li faccio vedere, questi rivolti verso di voi, che saranno quelli che poi permetteranno di incastrarsi, vedete, all'interno di questi spazi creati in queste barre metalliche per la regolazione del poggiatesta. Bene, vado adesso a svitarmi le viti KP. Ecco qui. Provo l'inserimento del poggiatesta. Ricordatevi, mettetelo come l'altro ovviamente, con la parte curva rivolta dietro. Perfetto. Che bello! Vi rendete conto che progetto dietro una riproduzione del genere? E poi soltanto noi che lo stiamo facendo ci siamo resi conto di quanto sia imponente questo modello, oltre che pesante. Credo che arriveremo dagli 8 ai 10 kg di peso. Come vi ho consigliato quando abbiamo montato questo, io uso sempre il plurale perché siete voi la vita del canale, evitate di lasciare il poggiatesta appoggiato completamente contro queste plastiche perché col tempo, a meno che non le abbiano migliorate con gli studi, queste plastiche tendono a diventare appiccicaticce e quindi vi si incollano poi i poggiatesta. Ecco, quindi io vi consiglio di alzarli di uno scatto almeno, così. Bene, il montaggio è terminato, adesso prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero. C'è veramente tanto, non so più come organizzarmi per farvi vedere i montaggi nella loro progressione. Guardate che meraviglia! Qui abbiamo il vano batterie,
luci. Che melodia! Questi sono gli stop. Concentratevi su questo LED che aumenta di intensità appena premo il pulsante. Provo a spegnere l'anello luminoso, vediamo se si vede meglio. Ecco lì. E poi ve l'ho già fatta vedere, ma questa è una chicca che Hachette veramente qui, bisogna dirlo, si è superata. Questo è l'interno dell'abitacolo, la luce interno abitacolo. Guardate, voi in quanti modelli avete visto mai una cosa di questo genere? Io in nessuno. Guardate cosa ha fatto questa azienda. Questi sono i due pulsanti, chiamiamoli così, le due leve, che poi andranno montate nel movimento della porta, della chiusura e apertura porta. Ok? Se voi vi concentrate su questa luce, anzi guardate, le spengo tutte se riesco, perché non è che mi ricordo tutti i pulsanti. Ok. Come potete vedere, pur avendo spento tutte le luci anteriori e posteriori, questa rimane accesa. Perché? Perché, come vi ho appena detto, è la luce dell'abitacolo. Adesso immaginiamoci le porte sono tutte e due aperte. Nel momento in cui chiudiamo una porta, ok, la luce rimane ancora accesa. Ma se chiudiamo anche la seconda porta, la luce si spegne. Ecco lì. Se apriamo questa, la luce si accende. Avete visto? Io trovo che sia meraviglioso. Meraviglioso. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Vi stavo già salutando perché oramai l'età incalza e non vi avevo fatto vedere un attimo tutto il resto. La realtà è che oggi ho più di 20 video da fare. Se mi seguite sulla playlist li vedrete. Non oggi, perché poi devo caricarli, ci vuole un po' di tempo. Ecco qua. Guardate, si legge tutto. E la targa è in metallo. Lampeggiante. Pianale interno con i tappetini in gomma, quelli dietro li ho lasciati amovibili, poi mi basterà levare la pellicola di protezione del biadesivo e attaccarli. Ricordiamoci che la parte tagliata del tappetino, questa, va verso l'esterno, quindi verso le portiere, attenzione. E poi abbiamo questa. Ecco qui. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio grande a voi, un saluto
a tutti i vostri cari più cari, grazie sempre di seguirmi. Io vi do appuntamento adesso al montaggio numero 62 e 63. Sto valutando se farli tutti e due insieme, perché nel 63, come poi potrete vedere da voi, c'è veramente poco da assemblare, quindi ecco, non mi sembra il caso di fare un video solo per il numero 63. Comunque vedremo. Ciao a tutti, mi raccomando, alle persone sempre che ne abbiano piacere, che mi guardano ma non si sono ancora iscritte, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, solo così sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ciao a tutti!